Chi mi segue mi avrà già visto utilizzare tante volte i fissativi da muro come pouring medium. Fix Up, che è un fissativo all'acqua, e fissativo acrilico, sempre della stessa marca. Ma qual è la differenza? Ebbene, oggi li mettiamo in sfida. Questi sono i due schieramenti. Schieramento colore Fix Up, schieramento colori fissativo acrilico. E ho utilizzato ovviamente gli stessi colori, stesse grammature, stessa proporzione, stessa consistenza, e vi dirò di più. Entrambi hanno una densità simile perché hanno richiesto in tutti i colori la stessa quantità di acqua per essere diluiti, per essere miscelati, eppure hanno una composizione chimica sicuramente differente. Allora, dobbiamo mettere però qualche gocciolina di silicone, ok? Questo è lo schieramento del Fix Up, questo è lo schieramento del fissativo acrilico. Qui ho del bianco e lo userò come base. Anche qui chi mi segue avrà già visto che spesso metto delle basi chiare sotto la mia colata. Faccio proprio una base molto sottile, di colore chiaro e anche piuttosto fluido, da utilizzare esclusivamente come base di scivolamento per ridurre un po' l'attrito che crea la tela. E perché faccio questo? Perché il colore scivola meglio e me ne va anche un po' meno come quantità. Andiamo a mettere il silicone. Allora, userò per questo lavoro userò quest'olio di silicone qui, comunque trovate sempre i materiali sotto in descrizione, e ne metto una goccia, la metto nel verde, una, viola, vedete che è proprio una gocciolina, Allora io la metto in tutti i colori in questo caso, ma potete anche scegliere di metterlo solo in alcuni colori, Quindi diamo una mescolata, non mescolate troppo, giusto miscelate un po' e basta. Ok, andiamo subito a metterli alla prova e vediamo se ci sono differenze e se sì, quali sono. Allora, iniziamo direi con il Fix Up, quindi spostiamo il fissativo acrilico, spostiamo una tela, partiamo con la base bianca, cioè io ho scelto il bianco, potete scegliere il colore che volete, potete usare un bianco economico, cioè un colore acrilico proprio da battaglia, non importa. Scoppio le bollicine e non ho lasciato riposare i colori, nel senso che li ho preparati un'ora fa. E quello che posso vedere a occhio è che il Fix Up ha più bolle d'aria rispetto al fissativo acrilico, almeno da vedere così nel bicchierino. Ora io sposto un attimo la tela perché andiamo a preparare la nostra tazza per fare la flick up e vediamo un po'. Cercherò di tenere lo stesso ordine di stratificazione. Viola, azzurro, verde, giallo e rosso, e ricomincio.
viola, azzurro, verde acqua, giallo, rosso, allora questa è la nostra tazza, riprendiamo la nostra telina e capovolgo e lasciamo riposare un attimo. Mi sposto un po' perché ho deciso di farlo andare in diagonale. Pronti? Vado a coprire subito un po' gli angoli con l'eccesso di colore e metto via la mia tazza. Allora, mi aiuto con 2 cartoncini. Ci sono molte bollicine d'aria. Prendiamo la torcia e iniziamo a scoppiare crea un po' più celle, se ne voglio di più passo di nuovo. A questo punto potete anche decidere di lasciarlo così se vi piacciono le celle oppure di muovere un po' il colore per dilatarle un po'. Allora, archiviamo momentaneamente il Fix Up, mi fermo qui e passiamo al fissativo acrilico. Andiamo a fare adesso la colata con il fissativo acrilico. Partiamo sempre con la base bianca. Mescoliamo un po', distribuiamo un po'. Scoppiamo le nostre bollicine, spostiamo la nostra tela e prendiamo la nostra tazza e iniziamo a stratificare con lo stesso identico ordine, perché voglio ridurre il più possibile l'effetto casualità, quindi utilizzeremo la stessa stratificazione.
Ok, allora prendiamo la nostra tela e allo stesso modo di prima la capovolgiamo. Ok, spostiamo perché non voglio perdere, ecco, copro subito gli angolini e iniziamo a distribuire. Io mi aiuto sempre con i miei cartoncini qualsiasi e iniziamo. Togliamo un po' i cartoncini, non volevo questo bianco però ok. Prendiamo la nostra torcia e andiamo a scoppiare anche il fissativo acrilico. E vediamo cosa succede. Allora, ci sono molte bollicine d'aria anche qui, si vedono questi puntini. Inizio un po' a dilatarle. Allora io mi fermo di dilatarle, altrimenti diventano troppo grandi, non le voglio troppo grandi. In questo caso cerco sempre di fare una cosa simile all'altra, visto che è una sfida. Lasciamo asciugare anche questo e ci vediamo al risultato asciutto. Chi vincerà? Allora, eccoci qua con i risultati asciutti. Questo è il fix up e questo è il risultato del fissativo acrilico. Al di là dell'effetto casualità, cioè come i colori si sono miscelati, disposti sulla tela, cosa che ovviamente cambia ogni volta, quello che conta davvero qui è analizzare tre aspetti. Una è la luminosità dei colori, due la quantità delle celle, tre la qualità delle celle. Con il fix up, essendo un prodotto diciamo a base acquosa, ho notato un po' più di instabilità e ci sta. Questa instabilità rende questo Pouring Midi un pochino più reattivo, quindi le celle emergono più facilmente, infatti anche a colpo d'occhio ce ne sono di più e anche con meno interventi della torcia rispetto a un fissativo acrilico. Nel fissativo acrilico, che contiene più resine, è un medium che risulta un pochino più stabile di questo e quindi
essendo più stabile, è un po' meno reattivo. Infatti le celle, si vede anche a colpo d'occhio, sono un pochino meno, un pochino più grandi forse, ma anche perché le ho dilatate forse un po' di più per riempire la superficie, e ho fatto un po' più fatica a farle emergere proprio perché ho dovuto passare più volte. Ma il terzo fattore, diciamo così, da analizzare è la qualità delle celle. Io trovo che nel Fix Up, nonostante mi piacciono molto, perché comunque questi agglomerati di celle mi piacciono molto, le trovo leggermente meno definite rispetto a quelle del fissativo acrilico. Non so se è un dettaglio che notate. Devo dire che non c'è tantissima differenza, ma un pochino sì. Cioè proprio se guardate i cerchiolini intorno sono più definiti, forse così si capisce meglio. Sono un po' più definiti, nel Pure in Medium un po' più stabile, e ci sta proprio come concetto fisico, ok? Quindi in sintesi, Fix Up più instabile, con più celle, ma celle un pochino meno definite. Fissativo acrilico più stabile, meno celle, ma un pochino più precise. Dal mio punto di vista non c'è un meglio e un peggio. C'è però la consapevolezza di conoscere caratteristiche diverse di un Pure in Medium rispetto a un altro. Quindi se volete più esplosività, più reazione, sicuramente il Fix Up è più reattivo. Se volete più stabilità, quindi qui si vede poco perché la casualità, diciamo così, di miscelazione può ingannare. Bisognerebbe fare un'altra prova senza celle, ma solitamente i prodotti più stabili danno meno celle, quindi meno reattività. Le celle che si creano sono un po' più definite, più precise, e i colori tendenzialmente rimangono un po' più luminosi. Quindi, giusto o sbagliato, c'è però la consapevolezza di conoscere caratteristiche diverse di un Pure in Medium rispetto a un altro. Quindi, se volete più esplosività, più reazione, sicuramente il Fix Up è più reattivo. Se volete più stabilità, quindi qui si vede poco perché la casualità, diciamo così, di miscelazione può ingannare. Bisognerebbe fare un'altra prova senza celle, ma solitamente i prodotti più stabili danno meno celle, quindi meno reattività. Le celle che si creano sono un po' più definite, più precise, e i colori tendenzialmente rimangono un po' più luminosi. Quindi, giusto o sbagliato? Non lo so, nel senso che non c'è un giusto o sbagliato, ci sono semplicemente due prodotti con delle caratteristiche simili, ma non uguali. Io, come al solito, vi aspetto sotto nei commenti perché voglio sapere quale preferite voi.